Cari amici di Sussurri dalla storia italiana, benvenuti. Mettetevi comodi, chiudete gli occhi, dimenticate il rumore del presente. Oggi non vi racconterò la storia di un singolo uomo o di una singola battaglia. Oggi faremo qualcosa di più grande. Tenteremo di afferrare il vento. Cercheremo di capire come il più grande impero che la storia abbia mai visto, Roma, non sia morto con un urlo, ma con un lungo, lento sospiro. Siamo abituati a pensare alla storia come a una serie di date scolpite nella pietra. Il 476 cade l'impero. Il 1492 finisce il Medioevo. Ma la vita vera non funziona così. Nessuno andò a dormire una sera nell'antichità e si svegliò la mattina dopo nel Medioevo. Fu un viaggio durato secoli, attraverso la nebbia, la paura, il crollo di ogni certezza, ma anche attraverso la speranza ostinata di chi non voleva morire. Vi racconterò di come le aquile romane, stanche e vecchie, abbiano lasciato il posto ai corvi e ai lupi. Vi racconterò di imperatori che si nascondevano nelle paludi per paura della loro stessa ombra, di generali barbari che piangevano davanti alla bellezza di ciò che dovevano distruggere, di regine che usarono la fede come scudo e di papi che usarono i cadaveri come imputati in tribunale. Preparatevi, perché stiamo per entrare nel tunnel del tempo. Stiamo per attraversare quei secoli che chiamano bui, solo perché non hanno avuto la pazienza di accendere una luce per guardarci dentro. Il nostro viaggio inizia quando Roma sembrava ancora eterna, ma il cuore le si era già fermato nel petto. Il silenzio che seguì la deposizione di Romolo Augustolo nel 476 non fu un silenzio di pace. Fu il silenzio di chi trattiene il fiato prima dell'urlo. I romani d'Italia, quelli che ancora abitavano le ville in decadenza della Campania o i palazzi umidi di Roma, si illusero per qualche decennio. Si illusero che Odoacre fosse un buon re e poi si illusero ancora di più con Teodorico il Grande, il re degli Ostrogoti. Teodorico, un uomo straordinario, un barbaro che aveva vissuto a Costantinopoli, che amava la civiltà romana più dei romani stessi. Sotto di lui, per 30 anni, sembrò che l'Italia potesse rinascere. Restaurò l'acquedotto Traiano, finanziò giochi nel circo, protesse i filosofi come Boezio e Cassiodoro. L'Italia respirò, le paludi vennero bonificate, il grano tornò a riempire i granai. Sembrava che la tempesta fosse passata, che Goti e Romani potessero convivere. I primi con la spada a difendere, i secondi con la toga ad amministrare. Ma era un'illusione fragile come il vetro soffiato. A Oriente, a Costantinopoli, sedeva un uomo che non dormiva mai. Giustiniano, l'imperatore che voleva essere legge vivente, l'uomo che aveva accanto a sé Teodora, un'ex attrice dal passato scandaloso, diventata l'imperatrice più potente e spietata della storia. Giustiniano aveva un'ossessione, un tarlo che gli divorava il cervello notte e giorno, la renovatio imperi. Il rinnovamento dell'impero. Non poteva accettare che Roma, la culla della civiltà, fosse governata da re eretici e barbari. Per lui l'Italia non era una provincia persa, era un arto amputato che doveva essere riattaccato al corpo, anche a costo di dissanguare il paziente. E così, nel 535 d.C. si scatenò l'inferno. Non fu un'invasione barbara a distruggere l'Italia antica. Fu la liberazione romana. La guerra greco-gotica è forse il capitolo più tragico e meno raccontato della nostra storia. Durò quasi 20 anni. 20 anni di assedi, di fame, di tradimenti, di peste. Immaginate Belisario, il generale di Giustiniano, un genio militare, sbarcare in Sicilia e risalire la penisola. I Goti, guidati dal re Vitige, non erano disposti a cedere la terra che consideravano ormai casa loro. Si asserragliarono. Il momento di svolta, quello che segnò veramente la fine della vita antica, avvenne a Roma, nel 537. Vitige strinse d'assedio la città occupata da Belisario, ma non riuscendo a sfondare le mura aureliane, fece qualcosa di irreparabile: tagliò gli acquedotti. Dovete capire la portata di questo gesto. Per 1000 anni Roma era stata la città dell'acqua.
11 acquedotti ciclopici portavano milioni di litri d'acqua al giorno per le terme, le fontane, le cloache, i giardini. L'acqua era il sangue di Roma. In un solo giorno il sangue smise di scorrere. Le grandi terme di Caracalla e di Diocleziano, meraviglie di marmo dove migliaia di persone si lavavano e socializzavano, divennero istantaneamente cattedrali di silenzio e polvere. Senza acqua corrente, le fogne smisero di funzionare. La città divenne una trappola fetida. La civiltà igienica romana morì quel giorno e non sarebbe tornata per secoli. I romani dovettero tornare a bere l'acqua torbida del Tevere, ammalandosi e morendo come mosche. La guerra continuò feroce. Totila, il nuovo re dei Goti, un uomo carismatico e disperato, cercò di sollevare i contadini e gli schiavi contro i padroni romani e bizantini, promettendo libertà. Fu una guerra sociale, una guerra totale. Roma fu presa e ripresa 5 volte. C'è un momento descritto dallo storico Procopio che fa venire i brividi. Quando Totila riconquistò Roma nel 546, la trovò vuota. Non quasi vuota, vuota. La popolazione era fuggita o morta di fame. Nel foro romano non c'era anima viva, solo statue che guardavano il nulla e cani randagi che rosicchiavano ossa umane. Per 40 giorni Roma fu una città fantasma, abbandonata da Dio e dagli uomini. La più grande metropoli dell'antichità era ridotta a un guscio di marmo disabitato. Quando finalmente il generale bizantino Narsete sconfisse l'ultimo re goto, Teia, alle pendici del Vesuvio nel 553, la vittoria aveva il sapore della cenere. L'Italia era un cimitero. Milano era stata rasa al suolo, i suoi 30.000 abitanti maschi massacrati. Le campagne erano diventate paludi perché nessuno curava più i canali. I lupi, letteralmente, entravano nei villaggi per mangiare i bambini. La peste di Giustiniano, arrivata dall'Oriente sui topi delle navi militari, aveva finito il lavoro che la spada aveva iniziato, uccidendo 1/3 della popolazione rimasta. I sopravvissuti vagavano come spettri in un paesaggio post-atomico. L'aristocrazia senatoria, quella classe sociale colta e ricchissima che aveva mantenuto viva la letteratura e la legge per secoli, era stata sterminata. I loro beni confiscati, le loro biblioteche bruciate. La liberazione bizantina aveva ucciso l'Italia antica. I bizantini imposero tasse feroci per ripagare le spese di guerra. Un esattore delle tasse greco, un certo Alessandro detto Forbice, per la sua capacità di tagliare i bordi delle monete d'oro, divenne l'uomo più odiato della penisola. I romani iniziarono a rimpiangere i Goti e fu in questo vuoto, in questa desolazione assoluta, che si aprì la porta per il vero Medioevo. Era la primavera dell'anno 568. Dalle Alpi Giulie a est si affacciò un popolo che non assomigliava a nessuno dei precedenti. I Goti avevano cercato di essere romani, i Vandali volevano le ricchezze dei Romani. Ma questi nuovi arrivati, questi erano alieni. Erano i Longobardi. Il loro nome derivava dalle loro lunghe barbe, le Langobarden, o forse dalle loro lunghe alabarde. Erano un popolo germanico rimasto puro, selvaggio, non toccato dalla cultura latina. Erano pagani o cristiani ariani, ma di un arianesimo superficiale, magico, guerriero. Veneravano ancora Odino nel segreto delle foreste, appendevano pelli di capra agli alberi sacri. Non chiedevano trattati, non cercavano alleanze, non chiedevano il permesso all'imperatore di Costantinopoli. Prendevano e basta. Il loro re era Alboino. Immaginatevelo. Un gigante coperto di pelli e piastre di ferro grezzo. Un uomo che aveva sterminato il popolo dei Gepidi prima di scendere in Italia. La storia di Alboino è degna di un film dell'orrore e ci dice tutto sulla ferocia di questi nuovi padroni. Alboino aveva ucciso con le sue mani il re dei Gepidi, Cunimondo, e aveva preso sua figlia, Rosmunda, come moglie. Un matrimonio di preda, non d'amore. Ma Alboino aveva fatto di più. Aveva preso il cranio del suocero, lo aveva fatto ripulire e lo aveva trasformato in una coppa per bere.
una tazza fatta di osso umano, cerchiata d'argento. Si racconta che durante un banchetto a Verona, ubriaco e crudele, Alboino riempì quella coppa di vino rosso e la porse alla regina Rosmunda. Davanti a tutti i guerrieri che ridevano e battevano i pugni sui tavoli, le ordinò: «Bevi, bevi con tuo padre». Rosmunda, pallida come un lenzuolo, bevve, ma in quel sorso di vino e odio giurò la sua vendetta. Una vendetta che avrebbe portato all'assassinio del re nel suo stesso letto, pochi anni dopo. Questo era il livello di violenza tribale che i Longobardi portarono in Italia. L'avanzata dei Longobardi fu una marea lenta e inarrestabile. Non incontrarono resistenza, perché non c'era più nessuno a resistere. L'esercito bizantino, stanco e mal pagato, si chiuse nelle città costiere fortificate. I Longobardi dilagarono nella pianura padana. Presero Milano, presero Pavia, che divenne la loro capitale. Il vescovo di Milano fuggì a Genova. I ricchi romani scapparono verso le lagune venete, andando a popolare quelle isole di fango che un giorno sarebbero diventate Venezia. Fu in quegli anni di terrore che nacque il germe della Serenissima. Ma i Longobardi fecero qualcosa che segnò il destino dell'Italia per sempre. Una ferita che sanguina ancora oggi. Non conquistarono tutta la penisola, presero il nord, che da loro prese il nome di Langobardia, la nostra Lombardia. Presero la Toscana. E poi un gruppo di duchi ribelli e avventurosi si spinse a sud, scavalcando le terre del Papa, e fondò i ducati di Spoleto e Benevento. Ma lasciarono un corridoio in mano ai bizantini. Un corridoio che collegava Roma a Ravenna, passando per l'Umbria e le Marche. E rimasero bizantine anche Napoli, la Calabria, la Sicilia, la Puglia costiera. Per la prima volta nella storia, l'Italia fu spezzata in due. L'unità che Roma aveva creato secoli prima fu infranta. Da una parte l'Italia longobarda, continentale, feudale, rude, guerriera. Dall'altra l'Italia bizantina o Romania, da cui Romagna, marittima, burocratica, legata all'Oriente, grecizzante. Due Italie. Due lingue che iniziavano a divergere, due modi di vivere. Questa frattura non si sarebbe ricomposta per 1393 anni, fino al 1861. La vita sotto i Longobardi nei primi decenni fu un incubo per i latini. I romani non erano più cittadini, erano la gente sottomessa. Il diritto romano sparì dalle aule di giustizia. Al suo posto arrivò la legge della foresta. Vigeva la faida, la vendetta privata. Se un longobardo uccideva tuo fratello, non andavi dal giudice. Prendevi la spada e uccidevi lui, o suo figlio, o suo cugino. E la catena di sangue continuava per generazioni, decimando intere famiglie. I Longobardi si organizzarono in fare. La Fara non era solo una famiglia, era un clan militare in movimento. Si stabilivano in un territorio, scacciavano i proprietari romani e si prendevano tutto. Ancora oggi, se guardate la mappa dell'Italia, trovate centinaia di paesi che si chiamano Fara, Fara Sabina, Fara Filiorum Petri, Fara Novarese. Sono le impronte fossili di quell'invasione. Eppure l'Italia ha un potere magico. L'Italia seduce chi la conquista. Lentamente, generazione dopo generazione, i Longobardi iniziarono a cambiare. Il clima dolce, il vino, le rovine maestose che li circondavano. Tutto questo agì su di loro. Iniziarono a tagliarsi le barbe, iniziarono a vestirsi con tessuti romani invece che con pelli d'orso. Iniziarono a dare ai figli nomi latini. E soprattutto, iniziarono a guardare con rispetto quel vecchio prete vestito di bianco che viveva tra le rovine di Roma, il Papa. Ci fu una donna, ancora una volta una donna, a cambiare il corso della storia. La regina Teodolinda. Era una principessa bavarese, cattolica, che sposò il re longobardo Autari e, alla morte di lui, il successore Agilulfo. Teodolinda era bella, colta e intelligente. Capì una cosa fondamentale. I Longobardi erano una minoranza. Non potevano governare per sempre con il terrore su una maggioranza di latini cattolici. Dovevano fondersi, dovevano convertirsi. Teodolinda strinse un'amicizia epistolare con un uomo gigantesco, Papa Gregorio Magno. Gregorio è una figura che merita un racconto a sé. Era un nobile romano, un ex prefetto della città, che si era fatto monaco.
divenne papa nel momento peggiore della storia, mentre la peste infuriava e i Longobardi assediavano Roma. Mentre l'imperatore a Costantinopoli non mandava aiuti, Gregorio prese in mano la situazione. Organizzò le difese, pagò i soldati, sfamò il popolo con il grano della Chiesa e trattò con i barbari. Teodolinda e Gregorio insieme iniziarono a tessere la tela della pace. Grazie a lei i re longobardi smisero di essere predatori e divennero costruttori. A Monza Teodolinda costruì una splendida basilica e lì, ancora oggi, è custodito l'oggetto più sacro di quel tempo, la corona ferrea. È un cerchio d'oro e gemme, ma al suo interno corre una sottile lamina di ferro. La leggenda dice che quel ferro è uno dei chiodi della croce di Cristo, battuto a martello. Quella corona divenne il simbolo del Regno d'Italia. Per secoli, fino a Napoleone, chi voleva essere re d'Italia doveva sentire il freddo di quel ferro sulla fronte. La trasformazione dei Longobardi culminò nell'anno 643 con il re Rotari. Rotari fece qualcosa che un barbaro non avrebbe mai fatto un secolo prima. Scrisse un codice di leggi, l'Editto di Rotari. Ma la cosa affascinante è come lo scrisse. Lo scrisse in latino. La lingua dei vinti era diventata la lingua della legge dei vincitori. L'Editto di Rotari è un documento straordinario. È il tentativo di fermare il caos della faida. Rotari disse: «Basta sangue. Da oggi ogni ferita ha un prezzo». Introdusse il guidrigildo. Il prezzo dell'uomo. Se tagliavi una mano a qualcuno, dovevi pagare una somma precisa. Se gli cavavi un occhio, un'altra somma. Se gli rompevi un dente, un'altra ancora. Ma non tutti gli uomini erano uguali. Il dente di un nobile valeva più del dente di un uomo libero, che valeva più del dente di un servo. Sembra ingiusto ai nostri occhi moderni, ma per l'epoca fu una rivoluzione. Sostituire la vendetta con una multa significava riportare la pace nelle strade. Significava che c'era un re che garantiva la giustizia, non più solo la forza del clan. Passarono gli anni, arrivammo all'VIII secolo. L'Italia stava guarendo. Nelle campagne i contadini tornavano a coltivare. Nelle città, timidamente, riaprivano le botteghe. Longobardi e Romani si stavano mescolando. Non si distingueva più chi fosse discendente dei conquistatori e chi dei conquistati. Si formava un nuovo popolo, il popolo italiano medievale. Parlavano una lingua nuova, strana, rozza ma viva, il volgare. Un latino sgrammaticato pieno di parole germaniche. Parole che usiamo ancora oggi e che vengono dai Longobardi. Guancia, schiena, stinco, zanna, milza. Parole di guerra. Guerra stessa è una parola germanica, verra. Guardia, elmo, strale, tregua. Parole di lavoro. Panca, scaffale, balcone, albergo. Parole di colore, bianco. I romani dicevano albus, biondo, bruno. Senza i Longobardi oggi non diremmo che bella schiena, ma useremmo qualche termine latino estinto. Sono entrati nel nostro DNA linguistico, ma l'ambizione è una bestia che non dorme mai. I re Longobardi, Liutprando, Astolfo e infine Desiderio fecero l'errore fatale. Si sentivano forti, volevano tutto, volevano cacciare i bizantini da Ravenna e ci riuscirono. Ma soprattutto volevano Roma. Volevano che il Papa diventasse un loro vescovo, un loro suddito. Ma il Papa aveva assaggiato il potere. Il Papa si sentiva l'erede dei Cesari. Non si sarebbe mai inginocchiato davanti a un re dalla barba lunga che puzzava di birra e arianesimo. Quando il re Desiderio marciò su Roma, minacciando di prenderla per fame, il Papa Stefano II e poi Adriano I capirono che non potevano più difendersi da soli. I bizantini erano lontani e deboli. Serviva un nuovo protettore. Qualcuno che avesse la spada pesante, la fede cattolica cieca, e che fosse abbastanza lontano da non diventare un padrone ingombrante. Il Papa guardò a ovest, oltre le Alpi, verso una nuova potenza che stava sorgendo nelle foreste della Gallia, i Franchi. Chi erano questi Franchi che il Papa guardava con tanta speranza? Per capirlo, dobbiamo dimenticare l'immagine dei barbari disordinati. I Franchi erano la macchina da guerra più efficiente d'Europa, ma avevano qualcosa in più, qualcosa che li rendeva unici agli occhi di Roma.
erano cattolici dalla nascita. A differenza dei Goti o dei Longobardi, che avevano abbracciato l'eresia ariana creando un muro invisibile con la popolazione latina, i Franchi si erano convertiti direttamente al cattolicesimo con il loro primo re, Clodoveo, secoli prima. Per il Papa non erano invasori, erano i figli prediletti, erano il braccio armato di Dio. La dinastia che li guidava in quel momento non era quella dei re legittimi, i Merovingi, ormai divenuti re fannulloni, ombre sbiadite che si facevano trasportare su carri trainati da buoi. A comandare erano i maestri di palazzo, una famiglia di usurpatori geniali e spregiudicati, i Pipinidi. Il loro capo, Pipino il Breve, un uomo piccolo di statura ma immenso nell'astuzia, fece al Papa una domanda che cambiò la storia del diritto pubblico. È giusto che sia re chi porta la corona ma non fa nulla, o chi detiene il potere reale e porta il peso del governo? Il Papa, che aveva bisogno disperato di aiuto contro i Longobardi, rispose come Pipino sperava. Fu un patto di ferro. Il Papa legittimò il colpo di stato di Pipino, ungendolo con l'olio santo, rendendo la sua persona sacra e intoccabile. In cambio, Pipino scese in Italia, sconfisse i Longobardi e, invece di tenersi le terre conquistate, fece un gesto che lasciò tutti a bocca aperta. Prese le chiavi di 22 città dell'Italia centrale, tra cui Ravenna, e le pose sulla tomba di San Pietro. Era la donazione di Pipino. In quel momento, nel 756, nacque ufficialmente lo Stato della Chiesa. Il Papa non era più solo un leader spirituale, era un re. Aveva un territorio, un esercito, delle tasse. Quella striscia di terra avrebbe tagliato l'Italia in due, impedendone l'unificazione per oltre 1000 anni. Ma Pipino fu solo l'antipasto. Il vero banchetto della storia iniziò con suo figlio, un uomo che sarebbe diventato una leggenda vivente. Carlo, colui che la storia ricorda come Magno il Grande. Immaginatevelo. Non era un intellettuale pallido, era una forza della natura. Alto quasi 1,90 m, in un'epoca in cui la media era molto più bassa. Aveva occhi grandi e vivaci, un collo taurino e una pancia prominente che non nascondeva, anzi, ostentava come segno di benessere e forza. Amava la carne arrosto, le donne, la caccia e la guerra, ma aveva una curiosità intellettuale che divorava tutto. Non sapeva scrivere, le sue mani erano troppo abituate alla spada per maneggiare la penna d'oca e teneva tavolette di cera sotto il cuscino per esercitarsi di notte a tracciare le lettere, con scarsi risultati. Ma sapeva leggere il latino, capiva il greco e amava farsi leggere le storie di Sant'Agostino mentre mangiava. La resa dei conti con i Longobardi arrivò nel 773. Il re longobardo Desiderio, forse sottovalutando il giovane Carlo, aveva attaccato di nuovo i territori papali. Carlo non esitò. Radunò l'esercito franco, una marea di cavalieri corazzati, e marciò verso le Alpi. Desiderio lo aspettava alle chiuse di Susa, in Val di Susa, il punto dove le montagne si stringono come una tenaglia. Era una posizione inespugnabile. I Longobardi ridevano e bevevano sulle loro fortificazioni, sicuri che i Franchi si sarebbero sfracellati contro quel muro. Ma Carlo non era un toro che carica a testa bassa, era un lupo. Grazie, si dice, al tradimento di un giullare o forse guidato da pastori locali, trovò un sentiero dimenticato tra i monti. Aggirò le posizioni longobarde. Quando i soldati di Desiderio videro le bandiere franche spuntare alle loro spalle, il panico si diffuse come un incendio. L'esercito longobardo, che dominava l'Italia da 2 secoli, si sciolse senza quasi combattere. Desiderio si chiuse dentro Pavia, la sua capitale. Suo figlio Adelchi, l'eroe tragico di questa storia, fuggì a Verona e poi a Costantinopoli, piangendo la fine del suo popolo. L'assedio di Pavia durò mesi. Fu un inverno duro, ma nel giugno del 774 la città aprì le porte. Desiderio si arrese e qui Carlo fece la sua mossa da maestro. Un altro conquistatore avrebbe raso al suolo la città, ucciso i nobili e annesso tutto al regno dei Franchi. Carlo no. Carlo prese la corona ferrea, quella stessa corona che Teodolinda aveva forgiato, e se la mise in testa. Si proclamò Rex Francorum et Langobardorum, re dei Franchi e dei Longobardi. Non cancellò il regno nemico, lo inglobò.
Mantenne le leggi longobarde, mantenne molti duchi al loro posto se gli giuravano fedeltà. L'Italia del Nord divenne un regno separato ma unito nella persona del re. Fu un atto di intelligenza politica suprema. I Longobardi non si sentirono schiavi, ma sudditi di un re più forte. Ma l'Italia era solo un pezzo della scacchiera di Carlo. Per 30 anni, quest'uomo instancabile passò ogni estate in sella al suo cavallo, combattendo ai 4 angoli dell'Europa. A nord contro i Sassoni, pagani feroci che adoravano alberi sacri. Fu una guerra di sterminio religioso. Carlo abbatté l'Irminsul, il pilastro del mondo sassone, e diede loro una scelta brutale, il battesimo o la morte. Migliaia furono decapitati in un giorno solo a Verden. Carlo non era un santo, era un costruttore di imperi e usava il terrore come calce. A est distrusse il regno degli Avari, predoni asiatici che avevano accumulato tesori immensi. Carri trainati da buoi portarono a casa di Carlo oro e gioielli in quantità tale da far crollare il prezzo dell'oro in tutta Europa. A sud-ovest combatté contro gli arabi di Spagna, creando la Marca spagnola. Fu durante una ritirata da questa campagna che la sua retroguardia fu massacrata a Roncisvalle dai baschi cristiani, non dagli arabi, come dice la leggenda. Lì morì il prefetto della Marca di Bretagna, Ruod Landus, che la poesia avrebbe trasformato in Orlando, l'eroe che suona il corno olifante fino a farsi scoppiare le tempie. Alla fine del secolo VIII, Carlo era il padrone indiscusso dell'Europa cristiana. Il suo dominio andava dall'Elba all'Ebro, dal mare del nord a Benevento. Mancava solo una cosa, il titolo, il nome che avrebbe dato un senso a quella massa di terre diverse. Si arrivò così alla notte più famosa del Medioevo, la notte di Natale dell'anno 800. Lo scenario era Roma, ma non una Roma trionfante. Pochi mesi prima, il Papa Leone III era stato aggredito per strada da una fazione avversa. Lo avevano tirato giù da cavallo, avevano cercato di accecarlo e di tagliargli la lingua. Era fuggito, insanguinato e terrorizzato, da Carlo in Germania, implorando aiuto. Carlo scese a Roma non come un pellegrino, ma come un giudice. Rimise il Papa sul trono, punì i congiurati e riportò l'ordine. Quella notte di Natale, la Basilica di San Pietro brillava di migliaia di candele. L'aria era densa di incenso e di tensione. Carlo si inginocchiò sulla tomba dell'Apostolo per pregare. Indossava, fatto rarissimo per lui che amava i vestiti franchi, una tunica romana e i sandali per compiacere i romani. Mentre si alzava, il Papa si avvicinò. Aveva in mano una corona preziosa, gliela pose sul capo. E in quel momento tutto il popolo romano presente in basilica, istruito a dovere, gridò all'unisono per 3 volte: a Carlo, Augusto, coronato da Dio, grande e pacifico imperatore dei Romani, vita e vittoria. In quell'istante il mondo antico finì davvero e nacque l'Europa. Dopo 324 anni c'era di nuovo un imperatore in Occidente, ma era un impero strano, sacro perché voluto dal Papa, romano perché ne usava il nome, ma il cuore non era a Roma. Roma era solo la città santa, il museo della fede. Il cuore politico era ad Aquisgrana, nelle foreste della Germania, dove Carlo amava fare il bagno nelle acque termali calde con i suoi amici e i suoi 100 figli illegittimi e legittimi. Il baricentro della storia si era spostato. Il Mediterraneo, che per millenni era stato il centro del mondo, ora era una frontiera pericolosa, infestata dai pirati saraceni. L'Europa guardava a nord. Sotto l'ombra protettiva di Carlo, però, accadde qualcosa di meraviglioso. La chiamiamo rinascita carolingia. Carlo capì una verità che molti governanti dimenticano. Non si può gestire un impero con l'ignoranza. Lui aveva bisogno di funzionari che sapessero leggere gli ordini. Aveva bisogno di preti che sapessero leggere la Bibbia senza storpiare il latino, per non offendere Dio con preghiere sbagliate. Ordinò che ogni cattedrale e ogni monastero aprissero una scuola. Non solo per i monaci, ma anche per i figli dei nobili. Chiamò alla sua corte le menti più brillanti del tempo. Alcuino da York, un monaco inglese che era la biblioteca vivente dell'epoca. Paolo Diacono, un longobardo colto che raccontò la storia del suo popolo.
Insieme fecero un'operazione di salvataggio culturale gigantesca. I monaci nei loro scriptoria iniziarono a copiare furiosamente. Copiarono tutto: Cicerone, Virgilio, Ovidio, trattati di medicina, di astronomia. Il 90% delle opere classiche latine che possediamo oggi ci è arrivato perché un monaco carolingio ha deciso di copiarlo in quei decenni. Se non fosse stato per loro, avremmo perso la memoria dell'antichità. E fecero di più. Inventarono un modo nuovo di scrivere. La scrittura merovingia e quella longobarda erano contorte, difficili da leggere. I dotti di Carlo inventarono la minuscola carolina. Lettere staccate, tonde, chiare, eleganti. È la scrittura che state leggendo ora sui vostri schermi, perché i tipografi del Rinascimento la ripresero credendola romana antica e divenne il nostro standard di stampa. Carlo Magno ha letteralmente plasmato il modo in cui scriviamo la A, la B, la C. Ma come si governava un impero così vasto senza internet, senza telefoni, senza strade asfaltate? Carlo inventò il feudalesimo, anche se lui non lo chiamava così. Era un sistema basato sulla fiducia personale. Tutto si reggeva su un giuramento. L'imperatore affidava un territorio, una contea o una marca, se era sul confine, a un uomo di fiducia, il conte o il marchese. Questo uomo metteva le sue mani giunte nelle mani dell'imperatore e giurava di essere il suo vassallo, il suo uomo. In cambio riceveva il beneficio, la terra, da sfruttare per armare se stesso e i suoi cavalieri. Per controllare che questi conti non diventassero tiranni locali, Carlo mandava in giro a coppie i missi dominici, gli inviati del Signore. Un laico e un ecclesiastico che viaggiavano, ascoltavano le lamentele del popolo, controllavano i conti e riferivano all'imperatore. Finché c'era Carlo, un uomo che passava la vita a cavallo spostandosi da un palazzo all'altro, il sistema resse. La sua sola presenza faceva tremare i corrotti, ma un sistema basato su un uomo solo è destinato a crollare quando quell'uomo muore. Il 28 gennaio dell'anno 814, Carlo Magno morì ad Aquisgrana per una pleurite. Fu sepolto seduto sul suo trono, con la spada al fianco e il Vangelo sulle ginocchia. Con lui morì l'unità dell'Europa. Suo figlio, Ludovico il Pio, era un uomo buono ma debole, schiacciato dall'ombra del padre e dalle ambizioni dei propri figli. L'impero franco aveva una regola successoria disastrosa. Il regno era considerato una proprietà privata del re, da dividere tra tutti i figli maschi. Non c'era il concetto di stato indivisibile. I nipoti di Carlo Magno si scannarono per anni. Nell'anno 843, con il Trattato di Verdun, l'Europa fu tagliata in 3 pezzi, come una torta. A Carlo il Calvo andò la parte occidentale, che diventerà la Francia. A Ludovico il Germanico andò la parte orientale, che diventerà la Germania. A Lotario andò la parte centrale, una striscia di terra lunga e indifendibile che andava dal mare del nord fino all'Italia centrale, comprendendo Roma e Aquisgrana. La Lotaringia. L'Italia del nord si ritrovò legata a questo regno centrale, ma era un legame debole. Il potere centrale si sgretolò. I conti e i marchesi, che sotto Carlo erano funzionari revocabili, iniziarono a considerare le loro terre come proprietà privata, da lasciare in eredità ai figli. Il beneficio divenne feudo ereditario. L'imperatore non contava più nulla. Il potere vero era locale, era del castellano che possedeva la fortezza sulla collina, e il bisogno di fortezze divenne disperato, perché mentre i nipoti di Carlo litigavano, l'Europa fu assalita da ogni lato. Fu un secondo assedio, peggiore di quello delle invasioni barbariche. Da nord arrivarono i vichinghi o normanni, uomini del nord. Con le loro navi a basso pescaggio, i drakkar risalivano i fiumi, colpivano le abbazie, bruciavano Parigi, saccheggiavano Pisa e Luni. Erano veloci, spietati, inafferrabili. Da sud arrivarono i saraceni, musulmani che partivano dall'Africa e dalla Spagna. Conquistarono la Sicilia nell'anno 827, facendone un giardino splendido, ma staccandola dall'Europa cristiana. Crearono basi di pirati in Puglia e in Provenza. Nell'846 l'impensabile accadde. I saraceni risalirono il Tevere e saccheggiarono la basilica di San Pietro,
che era fuori dalle mura. Le tombe degli apostoli profanate. Roma tremò di nuovo. Da est arrivarono gli Ungari, cavalieri nomadi, arcieri formidabili che sembravano i vecchi Unni. Scorrazzavano per la pianura padana e la Germania bruciando tutto ciò che non potevano portare via. La gente era terrorizzata. L'imperatore era lontano e impotente. Chi ci difende? Ci difende il signore locale. Ci difende chi ha costruito un muro di pietra. Nacque così l'incastellamento. L'Italia e l'Europa si coprirono di castelli, non le residenze fiabesche che immaginiamo oggi, ma torri tozze, recinti di palizzate, rifugi in cima ai monti dove i contadini correvano a nascondersi appena suonava la campana d'allarme. La società si cristallizzò in 3 ordini, 3 caste rigide che avrebbero definito i secoli a venire. C'erano gli oratores, quelli che pregavano, il clero, che proteggevano l'anima e detenevano la cultura. C'erano i bellatores, quelli che combattevano, i nobili, che proteggevano il corpo e detenevano la terra e le armi. E c'erano i laboratores, quelli che lavoravano, i contadini, la stragrande maggioranza, che nutrivano tutti gli altri e non avevano diritti, se non quello di essere protetti e tassati. Era un mondo duro, violento, frammentato. Un mondo dove viaggiare da una città all'altra significava rischiare la vita o pagare pedaggi infiniti. Un mondo dove la foresta si era rimangiata i campi coltivati. Eppure, in questo letame misto a sangue, stavano germogliando semi nuovi. Nelle città italiane, abbandonate dai nobili che preferivano i castelli, rimasero i vescovi e i piccoli artigiani e mercanti. Queste città, costrette a organizzarsi da sole per difendersi dagli Ungari o dai Saraceni, iniziarono a sviluppare un senso di identità. Costruirono nuove mura. Si strinsero attorno al loro patrono. A Milano, a Genova, a Pisa, a Venezia, la gente iniziò a capire che forse non aveva bisogno di un imperatore lontano o di un conte avido. Forse potevano governarsi da soli. Stava per nascere l'età d'oro del Medioevo italiano, l'età dei comuni, l'età in cui l'Italia, divisa, rissosa, caotica, sarebbe diventata il centro economico e culturale del mondo occidentale. Ma questa è la storia della prossima rinascita. Se pensavamo che con la morte di Carlo Magno e la divisione dell'impero il peggio fosse passato, ci sbagliavamo. L'Europa stava per entrare nel suo momento più buio, ma anche più assurdo e affascinante. Gli storici lo chiamano il secolo di ferro, il X secolo. Un'epoca in cui il titolo di imperatore divenne un guscio vuoto e il papato a Roma sprofondò in un abisso di corruzione e sangue che sembra uscito dalla penna di uno scrittore dell'orrore. Mentre nelle campagne i castelli si moltiplicavano per difendersi da Ungari e Saraceni, a Roma andava in scena uno spettacolo grottesco. La città santa era diventata ostaggio delle grandi famiglie nobili romane, che usavano il soglio di Pietro come una poltrona di famiglia. L'episodio più macabro, quello che vi farà capire quanto in basso fossimo caduti, è il Sinodo del Cadavere. Era l'anno 897. Il Papa Stefano VI, spinto dall'odio per il suo predecessore, Papa Formoso, ordinò qualcosa di inaudito. Fece riesumare il corpo di Formoso, che era morto e sepolto da 9 mesi. Immaginate la scena nella Basilica di San Giovanni in Laterano, i cardinali seduti in silenzio, terrorizzati, e davanti a loro, seduto su un trono, il cadavere mummificato del vecchio Papa, vestito con i paramenti sacri, la tiara in testa e lo scettro in mano debole. L'odore doveva essere insopportabile, coperto a malapena dall'incenso. Fu istruito un vero processo. Un diacono fu messo vicino al morto per rispondere al posto suo. Il Papa vivo urlava contro il Papa morto, accusandolo di aver usurpato il trono. Alla fine il cadavere fu condannato. Gli strapparono le vesti, gli tagliarono le 3 dita della mano destra con cui benediceva, e il corpo fu trascinato per le strade e gettato nel Tevere. Sembrava la fine della Chiesa. Pochi giorni dopo, il popolo di Roma, inorridito, si rivoltò. Stefano VI fu preso e strangolato in carcere. Ma il corpo di Formoso? La leggenda dice che si impigliò nella rete di un pescatore e fu riportato a riva. Quando lo riportarono in San Pietro,
Si dice che le statue dei santi si inchinarono al suo passaggio. Questo era il clima a Roma. Un'epoca dominata non da uomini di fede, ma da donne di potere. La chiamano la pornocrazia. Una donna in particolare tenne Roma in pugno per decenni, Marozia, figlia di un senatore e di una nobile spregiudicata, Teodora. Marozia era bellissima e letale. Si dice che a 15 anni fosse già l'amante di Papa Sergio III, da cui ebbe un figlio. Marozia sposò 3 uomini potenti, uno dopo l'altro, usandoli come gradini per la sua ascesa. Controllava Castel Sant'Angelo, la fortezza della città. Faceva eleggere papi, li deponeva, li faceva uccidere, spesso soffocati con un cuscino, un classico romano. Riuscì persino a far eleggere papa suo figlio, col nome di Giovanni XI. Immaginate, una donna che è madre del papa e padrona di Roma. La sua fine arrivò per mano di un altro suo figlio, Alberico, che, stanco dell'ambizione della madre, la fece arrestare e chiudere in convento, prendendo lui il potere su Roma e governandola come un principe per 20 anni. Mentre Roma affogava nel fango dei suoi intrighi, a nord qualcosa di nuovo stava sorgendo. Dalla Germania arrivò una nuova dinastia di re, i Sassoni, uomini duri, cresciuti combattendo. Il loro capo era Ottone I. Ottone aveva un sogno: rifare quello che aveva fatto Carlo Magno, restaurare l'impero. Scese in Italia nel 951. Era stato chiamato da una donna, Adelaide, la regina d'Italia, che era stata imprigionata in una torre sul lago di Garda da un usurpatore che voleva costringerla a sposarlo. La storia di Adelaide è un romanzo d'avventura. Riuscì a fuggire dalla torre scavando un passaggio sotterraneo, si nascose nelle paludi tra le canne per giorni, nutrita da un pescatore, finché Ottone non arrivò a salvarla. Ottone la sposò, prese la corona ferrea a Pavia e poi scese a Roma. Nel 962 si fece incoronare imperatore. Nacque il Sacro Romano Impero della nazione germanica. Da quel momento e per secoli il destino dell'Italia fu legato a doppio filo con quello della Germania. Gli imperatori tedeschi scendevano ciclicamente nella penisola per farsi incoronare e per cercare di mettere ordine nel caos italiano, spesso fallendo, spesso morendo di malaria nelle estati romane. Ma il vero miracolo di questi secoli non avveniva né a Roma né a Pavia. Avveniva in luoghi che l'impero aveva dimenticato. Avveniva sulla costa. Mentre l'interno si chiudeva nei castelli, alcune città costiere guardavano il mare. Erano rimaste formalmente bizantine, ma Bisanzio era lontana e non mandava aiuti. Così, queste città impararono a difendersi da sole. Impararono a costruire navi. Impararono a commerciare invece che a combattere. Stavano nascendo le repubbliche marinare. Amalfi, incastonata tra le rocce e il mare nel sud, fu la prima. Inventò le tavole amalfitane, il primo codice di diritto marittimo del mondo. I suoi mercanti compravano seta a Costantinopoli e la rivendevano a prezzi d'oro in Europa. Ma la vera stella nascente era più a nord, in quella laguna di fango dove i profughi romani erano scappati secoli prima per fuggire da Attila e dai Longobardi. Venezia. Venezia era un'anomalia, una città senza terra, senza mura, costruita sull'acqua. Per secoli era stata una provincia fedele di Bisanzio, ma nell'anno 828 accadde un fatto che cambiò il suo destino, un furto sacro. 2 mercanti veneziani, Buono da Malamocco e Rustico da Torcello, si trovavano ad Alessandria d'Egitto, terra ormai musulmana. Lì c'era il corpo di San Marco Evangelista. I 2 mercanti decisero di rubarlo. Entrarono nella chiesa, presero le ossa del santo e le misero in una cesta. Per nasconderle ai doganieri musulmani, coprirono il corpo sacro con carne di maiale. Quando i doganieri aprirono la cesta e videro il maiale, sputarono e si ritrassero disgustati. Khanzir, Khanzir, maiale. Il corpo arrivò a Venezia. Il doge ordinò la costruzione di una basilica per ospitarlo, la Basilica di San Marco. Con le reliquie di un apostolo in casa, Venezia non era più una palude di profughi, era una potenza spirituale. Si sganciò da Bisanzio, il doge divenne un principe. Le navi veneziane iniziarono a dominare l'Adriatico, sconfiggendo i pirati slavi. Venezia inventò un capitalismo ante litteram. Inventò la commenda,
Un contratto in cui chi aveva i soldi finanziava la spedizione e chi aveva il coraggio partiva con la nave, dividendo poi i profitti. Mentre il feudalesimo legava l'uomo alla terra, le repubbliche marinare legavano l'uomo al rischio e al profitto. Erano isole di libertà in un mare di servi della gleba. E così, tra papi cadaveri, imperatori tedeschi, donne di potere e mercanti pirati, ci avvicinammo a una data fatidica, l'anno 1000. La leggenda romantica inventata secoli dopo ci dice che l'umanità era terrorizzata, che tutti aspettavano la fine del mondo. 1000 e non più 1000, si diceva fosse scritto nell'Apocalisse. Si immaginano folle che pregano nelle chiese, contadini che smettono di seminare perché tanto il mondo sta per finire. In realtà, le cose andarono diversamente. L'uomo del X secolo non aveva un calendario appeso al muro. Molti non sapevano nemmeno in che anno vivessero. Il tempo era ciclico, scandito dalle stagioni e dalle liturgie. La paura c'era, ma era la paura quotidiana della fame, della peste, degli ungari che arrivavano a cavallo scoccando frecce. Ma proprio intorno all'anno 1000 qualcosa cambiò davvero. Non fu l'Apocalisse, fu il clima. Il sole iniziò a scaldare di più, le piogge divennero più regolari, l'optimum climatico medievale. I raccolti migliorarono, i contadini inventarono l'aratro pesante che rivoltava la terra in profondità. Inventarono la rotazione triennale delle colture. C'era più cibo. I bambini smisero di morire tutti nel primo anno di vita. La popolazione iniziò a crescere. Le vecchie mura delle città diventarono strette. Si iniziarono a costruire borghi fuori dalle porte. I borghesi. Non arrivò la fine del mondo. Arrivò l'inizio del mondo nuovo. Il silenzio di Roma era finito. Le urla dei barbari si erano trasformate nelle lingue neolatine. L'Europa si stava svegliando dal lungo sonno, stiracchiandosi le membra intorpidite, pronta a costruire cattedrali di pietra bianca che avrebbero sfidato il cielo, università dove si tornava a studiare Aristotele e banche dove si contavano i fiorini d'oro. Il Medioevo buio era finito. Iniziava il Basso Medioevo, l'epoca splendida e terribile che avrebbe portato dritto verso Dante, Giotto e la luce accecante del Rinascimento. E qui ci fermiamo, sulla soglia di questo nuovo millennio. Abbiamo iniziato il nostro viaggio con i senatori romani che camminavano in una città di marmo, convinti che il loro impero sarebbe durato in eterno. E lo finiamo in un paesaggio completamente diverso. Se guardassimo l'Italia dall'alto nell'anno 1000, non riconosceremmo più la penisola geometrica e ordinata dei Cesari. Vedremmo un mosaico impazzito. Vedremmo le grandi strade consolari, la Cassia, l'Appia, l'Aurelia, in parte inghiottite dai boschi, trasformate in sentieri fangosi percorsi da pellegrini e mercanti armati. Vedremmo gli acquedotti spezzati, simili a scheletri di giganti preistorici, con le arcate crollate che servono da rifugio per i pastori. Vedremmo Roma, la Caput Mundi, ridotta a un borgo di 20.000 anime rintanate in un'ansa del Tevere, mentre le grandi basiliche antiche e il Colosseo vengono usati come cave di pietra per costruire torri difensive. Ma se guardassimo con attenzione, non vedremmo solo rovine. Vedremmo la vita che spinge per uscire, come l'erba che spacca il cemento. Vedremmo le colline punteggiate di castelli e borghi fortificati, quei borghi che ancora oggi sono l'ossatura del nostro paesaggio, dove la gente vive stretta l'una all'altra per proteggersi. Vedremmo i monasteri benedettini, isole di ordine e preghiera, dove si bonificano le paludi, si piantano vigne e si salvano i libri. Vedremmo città costiere come Amalfi, Gaeta e Venezia, che hanno smesso di aver paura del mare e hanno ricominciato a navigare, a commerciare con l'Oriente, a portare spezie e seta, inventando la bussola e le leggi del mare. Gli storici del passato hanno chiamato questi secoli secoli bui. Hanno parlato di Medioevo, età di mezzo, come se fosse stata solo una lunga, inutile parentesi di barbarie tra la luce dell'antichità e lo splendore del Rinascimento. Ma è una bugia. Una bugia inventata da uomini che volevano sentirsi eredi diretti di Cicerone e Augusto. Non ci fu nessun buio, ci fu solo una luce diversa. Non la luce fredda e ferma del marmo, ma la luce tremolante e calda del fuoco nel camino. In questi secoli difficili, violenti, sporchi,
È accaduto il miracolo più grande. Siamo nati noi. Siamo nati noi italiani. Siamo nati noi europei. L'uomo antico, il cittadino romano, non esiste più. È scomparso nelle nebbie del tempo. Al suo posto c'è un uomo nuovo, un uomo che non prega più Giove, ma Cristo. Un uomo che non parla più il latino aulico di Virgilio, ma inizia a balbettare i primi suoni del volgare, la lingua del popolo, quella lingua dolce e musicale che un giorno Dante Alighieri trasformerà in arte suprema. Un uomo che non obbedisce più a un imperatore divino e lontano, ma che ha imparato a difendere la sua città, la sua corporazione, la sua famiglia. Un uomo che conosce il valore della fedeltà personale, dell'onore, del giuramento. Il Medioevo non è stato la morte della civiltà, è stato il crogiolo, la fornace. In quella fornace sono stati fusi insieme tre metalli diversi: il diritto e la cultura di Roma, che non sono mai morti davvero, ma sono rimasti nelle fondamenta. La forza, il coraggio e il senso di libertà dei popoli germanici, i Goti, i Longobardi, i Franchi, che ci hanno dato il sangue e i nomi. E la fede cristiana, che ha dato un'anima comune a genti che prima si scannavano. Da questa fusione dolorosa, lenta, costata lacrime e sangue, è uscita la nostra civiltà. Siamo partiti dalla caduta di un mondo che sembrava invincibile. Abbiamo visto imperatori nascondersi nelle paludi e generali barbari piangere sulle rovine. Abbiamo visto una regina longobarda convertire un popolo di guerrieri con la dolcezza. Abbiamo visto un re franco inginocchiarsi a Natale per farsi incoronare imperatore e sognare un'Europa unita. Abbiamo visto che la storia non finisce mai. Non c'è mai un punto fermo. Ogni fine è un inizio mascherato. Roma era caduta, sì, ma l'Italia è sopravvissuta e l'Europa è nata. Ora siamo arrivati alle porte dell'anno 1000. Si diceva che l'umanità aspettasse la fine del mondo. 1000 e non più 1000, diceva la profezia apocalittica. Ma il mondo non finì. Anzi, dopo il 1000 l'Europa si svegliò. Il clima divenne più caldo. I raccolti migliorarono. La popolazione iniziò a crescere. Le città, quelle piccole città impaurite, ruppero le vecchie mura perché non contenevano più gli abitanti. Stava per iniziare l'epoca delle cattedrali, delle università, dei comuni che sfidano gli imperatori. Stava per iniziare l'epoca di San Francesco e di Federico II. Ma questa è un'altra storia. E qui mi rivolgo a voi, amici di Sussurri dalla storia italiana. Questo esperimento narrativo finisce qui, per ora. Abbiamo attraversato 5 secoli di ferro e fuoco in un solo respiro. Ma la storia italiana è un pozzo senza fondo. Ci sono ancora 1000 anni da raccontare prima di arrivare a noi. Volete continuare questo viaggio? Vi piacerebbe che esplorassimo insieme, passo dopo passo, le fasi successive in ordine cronologico? Volete scoprire come i piccoli comuni italiani sono diventati le potenze economiche del Mediterraneo? Volete entrare nelle corti del Rinascimento, tra veleni e capolavori? Volete cavalcare con Garibaldi o sedervi nei salotti che hanno fatto l'unità d'Italia? Fatemelo sapere. La vostra voce è la bussola di questo canale. Scrivete nei commenti se vi piace questo formato di grande racconto cronologico e se volete che la serie continui con il basso medioevo. La storia non è solo date e nomi su un libro polveroso. La storia siamo noi. È la memoria di chi eravamo per capire chi possiamo diventare. Grazie per aver camminato con me tra le rovine e le rinascite. Il viaggio continua se voi lo vorrete. A presto, viandanti del tempo.